Siamo all'interno di una trasmissione in azienda principalmente per Enel. Ci sono due temi che sono molto cari all'azienda, ovvero devo dire erano molto cari ante coronavirus, lo saranno ancora più cari adesso. Uno è la leadership. La leadership è una parola che noi italiani spesso fraintendiamo, perché a me piace più la parola, la sua reale traduzione italiana, che è il conduttore, no? Il leader è il conduttore, il conductor, no? Latino, ma conductor in inglese è direttore d'orchestra, che ci può stare anche, però diciamo che il problema della leadership in azienda è che ognuno è conduttore, cioè ognuno è non necessariamente un CEO, certo è un leader, ma anche tutti quelli che sono sotto di lui hanno dei gradi di leadership e quindi devono prendersi la responsabilità, il commitment di portare avanti delle cose. L'altro tema che è molto sensibile per la cultura aziendale, che ha a che fare appunto con lo scavalcamento dei fraintendimenti, dei bias, che è quella proprio del change management, no? La gestione del cambiamento. Adesso noi non è che possiamo chiederci se dobbiamo cambiare o non dobbiamo cambiare, siamo già cambiati. Noi adesso dobbiamo semplicemente capire come gestiamo il cambiamento che ci è successo, no? Carla, ti rilancio la palla un attimo. Questi due punti, questi due temi, l'essere conduttore e l'essere, interprete di un cambiamento, che cosa posso fare? E tu hai fatto una cosa molto pratica, hai preso una cellula, hai visto, hai detto che un grande fraintendimento, i grassi di questa cellula in realtà erano un segnale importantissimo per vedere un tuo stato di salute generale, e hai fatto un'azienda che ha creato una macchina che permette di fare un test che super velocemente ci permette di fare questa cosa. Perfetto, la quadratura del cerchio. Ma se dovessimo dire a questi nostri amici in azienda che hanno già fronteggiato questi problemi e che ne avranno sempre più frequenza e impatto di questo, cosa gli possiamo dire? Guarda, io ho insegnato 18 anni all'Università Chimica Organica per biologi, che quando entravano in aula dicevano inizialmente: a me la chimica organica non mi può servire, quindi non mi interessa. È ovvio che quando tu parli di salute, di management, no? In un'azienda, questi dovrebbero essere due argomenti chiave per tutte le persone di un'azienda, perché se io non sono in grado di gestirmi, di avere una buona salute, di tenere in mano le cose, come posso fare a essere un buon impiegato per la mia azienda, un buon leader per la mia azienda? Allora, io ti voglio dire che ho imparato una lezione dai miei studenti. Innanzitutto, la gente non è interessata a una cosa che non gli serva a se stesso. E purtroppo dobbiamo dire, guardando anche, sentendo cosa ha detto sia Franco sia Giulio Tarro, che ci hanno allontanato molto dalla conoscenza della nostra salute. Ci hanno fatto credere che se io vado dal medico, lui risolve tutti i miei problemi. Il medico non può risolvere tutti i tuoi problemi, perché non è a casa a fianco a te tutti i giorni a vedere cosa mangi, come vivi psicologicamente con tutti i tuoi parenti, amici, con i bambini. Quindi tu devi essere il leader della tua salute inizialmente. Bello. E questa è una rieducazione che bisogna dare, anche scegliendo, come diceva anche Franco giustamente, le persone chiave, le persone che possono dare una risoluzione in breve tempo, guarda, perché noi non dobbiamo farla lunga. Io anche questo ho capito dai miei studenti, che se io devo spiegare una cosa è meglio che lo faccia in 3 minuti, perché se le uso 10 minuti loro dopo pensano che non sia importante. Quindi catturare l'attenzione, dire quali sono i principi detti da persone che hanno il background, quindi andare a vedere dove sono le reali competenze e crearle diagonally, non straight, cioè diagonally da un punto all'altro. E poi gestione, la gestione, come mi facevi un bellissimo esempio, quello di un pugile che deve salire sul ring senza aggressività, ma anzi con calma e misura. Guarda che calma e misura noi la dobbiamo utilizzare per tutte le cose che noi viviamo, altrimenti tiriamo solo ceffoni e strilliamo e tiriamo fuori cartelli inutili. Noi dobbiamo cercare di fare, come dice Franco, una rete tra le persone che si sono costruite una carriera da soli,
con grande studio, perché quello, ahimè, era la notizia che io davo ai miei studenti: ragazzi, però dovete studiare, cioè noi la possiamo mettere come volete voi, ma voi le 10 cose che io vi dico che dovete andare a studiare, le dovete studiare, e non da un solo libro, dicevo io. Prendete 10 libri e vedete in quell'argomento 10 persone come la pensano, perché anche questa, la scienza non è divisiva, la scienza è aggregante. Il professor Taro ci ha dato dei bellissimi esempi sull'argomento delle infezioni, così, ma noi non siamo, quello che dice lui non è assolutamente contrapposto a nessun altro, è l'evidenza che lui ha raccolto da tante cose. Quindi una persona che ha studiato. Io potrei dire la stessa cosa sulla mia povera membrana. Io ho raccolto, ho studiato, ho cercato di trovare il meccanismo, quello che veramente rispondeva all'effetto. E quindi nel momento in cui uno mi chiede: ma come è possibile che la lipidomica non la sa nessuno, la lipidomica di membrana? Io rispondo semplicemente perché la gente non studia. Semplicemente questo, perché basta solo aver studiato la cellula, la biologia e la biochimica per sapere che senza grassi non puoi vivere, che ci sono 2 grassi che non li produci, li devi mangiare, si chiamano omega 6 e omega 3, e voi non create un bilancio tra omega 6 e omega 3 che va personalizzato a seconda della situazione della persona, dell'età, della condizione di salute o di malattia che vive. Voi non otterrete niente. Io ho esaminato bambini autistici, ho pubblicato su PLOS ONE e su Scientific Report di Nature. Abbiamo fatto il profilo di questi bambini, abbiamo visto le curve ROC, quindi la significatività di alcuni elementi importanti della nutrizione che non c'erano nei bambini. Ma io non dico che questa è la causa dell'autismo, io dico solo che tutte le persone, fragili e meno fragili, devono avere la membrana cellulare formata nel modo giusto. E noi dobbiamo creare dei pilastri e dobbiamo insegnare ai giovani come creare questi pilastri, perché altrimenti oggi, con la diffusione delle notizie che noi vediamo, in questo modo la gente saprà ancora meno come orientarsi. Perché devono credere a Carla Ferreri, a Giulio Tarro, a Franco Verzella e non altri 10 persone che contemporaneamente nello stesso momento parlano? Perché dovrebbero credere a me? Io me lo pongo questo problema, perché l'unico modo per comunicare è che le persone devono farsi la propria coscienza. Ma per fare la propria coscienza devi essere libero, come diceva Franco, devi essere comprensivo, devi essere diagonale, devi avere gli strumenti cognitivi. Allora cerchiamo di creare, come dice Franco, un gruppo di persone che usa tutto quello che sa per spiegarlo chiaramente, trasparentemente alle persone. Grazie Carla. Ti ringrazio Renato per questa occasione meravigliosa che noi abbiamo per poterci far conoscere inizialmente nelle nostre buone intenzioni. Grazie Carla, grazie. Giulio, io ti faccio la domanda diretta perché il tuo passare nella calma attraverso le intemperie mi ha molto toccato. La gestione della paura. Ho parlato appunto di conduttore o di altro, e forse c'è la parola anglosassone pacemaker che potrebbe fare al caso. Anche l'imperatore del Giappone sta un passo avanti, è un pacemaker. È bellissimo, è bellissimo. Però lì mi crea il bias nelle persone che pensano al pacemaker del cuore. Quindi è un salvavita, va benissimo. Dobbiamo prendere in considerazione innanzitutto ovviamente in quale clima viviamo, e quindi ovviamente tutto questo ambiente, e che ovviamente ci induce anche un certo tipo di stress. Poi l'altro aspetto fondamentale è l'alimentazione corretta o meno. Giustamente abbiamo sentito prima dire dalla collega tante cose fondamentali,
E poi l'altro aspetto, ovviamente, un corretto stile di vita, e questo chiaramente rappresenta un insieme di situazioni che ovviamente che ci debbono togliere dallo stress, che ci debbono eventualmente essere un punto di riferimento. A tutto questo, se noi pensiamo, soprattutto in questo momento, che abbiamo tutte queste informazioni che ovviamente ci stressano, addirittura ormai c'è una sindrome da panico, e questo insieme di cose che ho cercato di elencare, cosa fanno? Abbassano lo stato immunitario. Quello stato immunitario, quella sorveglianza, che soprattutto è tanto importante, poi riducendosi con l'età, e quindi a differenza eventualmente di alcuni aspetti anche nei riguardi del coronavirus, che riguardano proprio, diciamo, questa situazione di aspetto immunitario, indipendentemente poi che ci possa essere la porta d'entrata, il famoso ACE2, che può essere rinforzato da certi farmaci, che è la porta d'entrata del virus, che può avere un grimaldello, possiamo eventualmente utilizzare dei farmaci proprio per bloccare questa entrata. E bisogna sempre vedere le cose come un tutt'uno. Certamente, ovviamente, mi ha fatto molto piacere la collega dice bisogna studiare sui libri, è quello che sempre ho sostenuto io da studente, però ecco, non posso studiare su un libro, devo studiare sui libri, perché se no non ho una visione, diciamo, degli altri docenti. Non posso sentire soltanto chi mi dà la lezione, ma voglio sapere anche cosa ne pensano altri docenti dello stesso livello. Giulio, bisogna creare un gruppo, come diceva Franco, di tanti punti di vista, di tante persone che siano scese nelle competenze, come ha detto Carla, e che abbiano comprovato queste competenze, come tutti quanti voi ci avete mostrato, per riuscire a divulgare in maniera sana, serena e che sappia guardare in là, perché sennò chiaramente se si alza lo stato di stress si abbassano le nostre difese immunitarie e quindi anche se non facciamo niente ci ammaliamo. Ma l'importante è ad avere questa consapevolezza della salute identitaria, del nostro corpo come segnale della nostra identità, come ci raccontava Franco prima, e questo è secondo me un punto di arrivo veramente fortissimo, è una finestra che noi stiamo riuscendo a confrontarci in un momento così surreale, come dico io, con qualcosa che ci permette veramente di convogliare diagonalmente tante cose. Franco, per chiudere questo punto legato alla gestione del tempo e di una situazione così incognita come può essere adesso la paura, no? Il tuo approccio, questo approccio della nuova alfabetizzazione, questo approccio di vederci come identità, la nostra salute come identità appunto di noi stessi, che tipo di aiuto, che tipo di visione può dare a questo punto di vista? La mia convinzione è che tanti si sono accorti delle cose che abbiamo detto e tanti sono disponibili per creare, come dicevamo prima, un gruppo. Allora, siccome questa iniziativa interessante nasce da Enel, che ha una identità ed è proiettata in campo internazionale per quanto riguarda il discorso delle energie rinnovabili, mi sembra che sia una sede particolarmente adatta per ospitare l'incontro tra persone che hanno una testimonianza, che hanno delle competenze vere, ecco, per fare. È talmente grave la situazione dal punto di vista generale, ma non solo per questa emergenza, perché questo lo sappiamo dal 1970-80 che siamo in una condizione involutiva. Se abbiamo, quando io ho cominciato 15 anni fa, avevamo un bambino autistico su 150, oggi abbiamo uno su 40. Un bambino su 3 e 4 ha una sindrome metabolica, uno su 6 ha un disturbo dell'apprendimento, quindi bisogna correre ai pari. Allora, mettere insieme persone che hanno queste competenze, come diceva la Carla, come diceva Giulio, all'interno di una realtà, Enel potrebbe essere l'ente che ci ospita e promuove. Se noi pensiamo che la alfabetizzazione biologica sia la nuova energia.
È un ottimo input, grazie Franco. Un'opportunità. Prima di congedarvi volevo sapere se qualcuno di voi voleva chiedere o dire all'altro qualcosa oltre al saluto, oltre al piacere di esserci stati con noi. Una roba proprio velocissima. Guarda, ho sentito di te questo che hai detto che mi è piaciuto o vicendevolmente, perché magari non vi vedete da tempo, sicuramente fisicamente no. Quindi Carla, una cosa al volo. Io al professor Tarro volevo chiedere, ma siccome l'influenza per esempio viene ogni anno, no? Dall'est poi viene, no? Il fatto che comunque il corona è venuta anche dall'est, quindi dall'Asia, ecco, chi è che segue queste cose? Forse il pubblico generale non capisce che questi sono fenomeni ben seguiti a livello dell'OMS, no? Certamente c'è il famoso uccello acquatico, originario di tante cose, e tutte le influenze innanzitutto. Poi ora abbiamo anche il pipistrello, che è pure un mammifero volatile, e anche questo origina nel suo intestino almeno 50 coronavirus. E così diciamo possiamo andare avanti in questo modo, però di questi aspetti della zoonosi e di questi aspetti ecologici forse potremmo dedicarci la prossima volta. Assolutamente la seconda serie. Giulio, vuoi domandare o dire qualcosa a Franco o alla Carla di questa chiacchierata che abbiamo fatto, che ti ha sollecitato, stimolato, colpito o cosa? Penso che la migliore cosa da dire e vediamoci la prossima volta. Vediamoci la prossima volta. Franco, un saluto anche tu per i tuoi amici. Uguale. Vediamoci presto. Vediamoci presto allora, va bene. Grazie mille a Carla Ferreri, grazie mille a Giulio Tarro, grazie mille a Franco Verzella. Un abbraccio a tutti voi. Virtuale, digitale naturalmente, però abbiamo iniziato questi talk show digitali che stanno funzionando, ma dovremmo integrarli presto con quelli fisici. Un abbraccio, grazie mille. Grazie a voi.